meno 273,15 gradi centigradi. Questo è il numero più proibito della fisica. Non puoi raggiungerlo, non puoi toccarlo, non puoi nemmeno avvicinarti davvero. Eppure, tutto nell'universo, ogni atomo, ogni molecola, ogni singola particella di materia che esiste, sta cercando di arrivarci. In questo momento, mentre ascolti la mia voce, l'universo intero sta scivolando verso quel numero e non può fermarsi. Questo numero ha un nome. Si chiama zero assoluto ed è il limite più strano, più controintuitivo e più utile che la scienza abbia mai scoperto. Ma prima di capire cosa succede laggiù, devi dimenticare tutto quello che credi di sapere sul freddo. Il freddo non esiste. Non è una cosa, non è una forza, non è un'energia. Il freddo è un'assenza. Come il buio non è l'opposto della luce, ma semplicemente la mancanza di luce. Il freddo è la mancanza di calore. E il calore, a livello di atomi, è una cosa sola: movimento. Ogni atomo che ti circonda vibra, oscilla, rimbalza. Più vibra, più è caldo. Meno vibra, più è freddo. Semplice. Ma questa semplicità nasconde una trappola. 1699 o 1702. Parigi. Un costruttore di strumenti scientifici di nome Guillaume Amonton sta facendo un esperimento con un termometro ad aria. Nota che ogni volta che raffredda il gas dentro il tubo, la pressione diminuisce. E diminuisce in modo regolare, prevedibile. Amonton prende carta e penna, traccia una linea, e quella linea, se la prolunghi verso il basso, punta dritta verso un punto preciso. Un punto dove la pressione del gas sarebbe nulla, dove il movimento si fermerebbe del tutto. Amontons non lo sa ancora, ma ha appena scoperto il confine dell'universo termico. Ci vollero altri 150 anni prima che qualcuno desse un nome a quel punto. Lord Kelvin, nel 1848, propose la scala assoluta e stimò il valore dello zero a circa meno 273 gradi centigradi. Zero sulla sua scala. Il fondo assoluto. Ma Kelvin aggiunse qualcosa di inquietante. Disse che quel punto non era solo il più freddo possibile. Era il punto dove la materia smette di comportarsi come materia, dove le regole che conosci, quelle della vita quotidiana, crollano. E al loro posto emerge qualcosa di completamente alieno. Ma c'è un problema enorme, e lo scoprirai tra poco. Ecco la trappola. Non puoi mai raggiungere lo zero assoluto. Mai. Non è un limite tecnologico. Non è che ci mancano gli strumenti. È una legge della natura, il terzo principio della termodinamica. Più ti avvicini allo zero, più diventa difficile togliere il calore residuo. È come cercare di svuotare completamente un bicchiere d'acqua con le mani. Le prime manciate sono facili, ma le ultime gocce, quelle attaccate al fondo, quelle che si nascondono negli angoli, quelle non le prendi mai. I migliori laboratori del mondo sono arrivati a poche decine di trilionesimi di grado, picco Kelvin, sopra lo zero. Ma lo zero stesso resta irraggiungibile, un fantasma matematico. E adesso fermati, perché c'è qualcosa che non torna. Se lo zero assoluto è irraggiungibile, allora nessun punto dell'universo dovrebbe essere a 0 gradi Kelvin. E infatti è così. Lo spazio profondo, il vuoto tra le galassie, il luogo più freddo che puoi immaginare, non è a 0. È a 2,7 Kelvin, quasi 3 gradi sopra lo zero assoluto. Sai perché? Perché l'universo stesso è ancora tiepido. L'eco del Big Bang, quella radiazione antica che permea ogni angolo del cosmo, scalda tutto. Ovunque. Sempre. Ma noi, nei nostri laboratori, abbiamo creato qualcosa di più freddo dello spazio. E quello che abbiamo trovato laggiù ha cambiato tutto. 1911. Leida, Olanda. Il fisico Heike Kamerlingh Onnes sta raffreddando del mercurio liquido. Scende a 4,
2 Kelvin, circa meno 269 gradi centigradi. E a quel punto succede qualcosa di impossibile. La resistenza elettrica del mercurio non diminuisce, non si riduce, scompare, completamente, a zero, come se il metallo avesse smesso di opporsi al passaggio della corrente. Onnes scoprì la superconduttività nel 1911 misurando la resistenza di un filo di mercurio. L'esperimento dell'anello con corrente persistente fu realizzato successivamente nel 1914. Fa passare una corrente in un anello di mercurio a quella temperatura. Poi stacca la batteria. La corrente continua a scorrere, per sempre, senza perdere un singolo elettrone di energia. Per sempre. Com'è possibile? In condizioni normali, un elettrone che viaggia in un metallo è come una pallina che rotola su un pavimento pieno di buche. Sbatte, rimbalza, perde energia. Questo è la resistenza. Ma vicino allo zero assoluto, gli elettroni fanno qualcosa di incredibile. Si accoppiano. 2 elettroni, che normalmente si respingerebbero perché hanno la stessa carica, si legano attraverso le vibrazioni del reticolo cristallino. Si chiamano coppie di Cooper. E queste coppie non si comportano più come particelle singole. Si comportano come un unico fluido quantistico. Un fluido che non ha attrito, che non perde energia, che scorre per sempre. Ma la superconduttività è solo l'inizio, perché il freddo estremo fa impazzire anche i liquidi. Prendi l'elio, raffreddalo sotto i 2,2 Kelvin, diventa un superfluido, un liquido senza viscosità, senza attrito interno, un liquido che se lo metti in un bicchiere risale le pareti, da solo, senza che nessuno lo spinga. Sale lungo il vetro, supera il bordo e scende dall'altra parte, come se la gravità non esistesse, come se il bicchiere fosse un ostacolo insignificante. E se provi a farlo girare in un contenitore, continuerà a girare, per sempre, senza mai fermarsi. La materia, vicino allo zero assoluto, smette di obbedire alle regole del mondo che conosci. Aspetta. Sai cosa significa davvero tutto questo? Significa che vicino allo zero assoluto le particelle perdono la loro identità. Nel mondo caldo ogni atomo è un individuo. Ha una posizione, una velocità, un'energia propria. Ma quando la temperatura crolla verso lo zero, succede qualcosa che sembra uscito da un sogno. Gli atomi si allargano. La loro funzione d'onda, quella nuvola di probabilità che descrive dove possono trovarsi, si espande. E quando le nuvole di 2 atomi si sovrappongono, gli atomi diventano indistinguibili, non simili, identici. Non puoi più dire quale è quale. Nel 1995 Eric Cornell e Carl Wieman lo hanno dimostrato. Hanno raffreddato un gas di rubidio a circa 170 miliardesimi di grado, 170 nanokelvin, sopra lo zero assoluto. E gli atomi si sono fusi in un'unica entità, un condensato di Bose-Einstein. Non miliardi di particelle, una sola cosa, gigantesca, quantistica, visibile quasi a occhio nudo. Ma questo non è il finale. Quello che succede dopo è ancora più difficile da credere. Ora, ricordi il problema di prima? Quello che ti avevo promesso? Eccolo. Se allo zero assoluto tutto si ferma, allora gli atomi dovrebbero essere perfettamente immobili. Posizione fissa, velocità zero. Ma il principio di indeterminazione di Heisenberg dice che non puoi conoscere contemporaneamente la posizione esatta e la velocità esatta di una particella. Mai. Se la velocità fosse esattamente zero, sapresti tutto sulla particella. E questo è vietato. Quindi anche allo zero assoluto gli atomi non stanno mai completamente fermi. Vibrano ancora. Un'oscillazione fantasma, residua, ineliminabile. Si chiama energia
di punto zero. È il battito cardiaco della meccanica quantistica e non puoi spegnerlo. Nemmeno se potessi raggiungere lo zero assoluto, che come abbiamo visto non puoi, la materia continuerebbe a tremare. L'universo rifiuta l'immobilità totale. Tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, 3 laboratori in Europa si sfidarono in una corsa silenziosa. L'obiettivo? Liquefare i gas. Ogni gas, se lo raffreddi abbastanza, diventa liquido. L'ossigeno cede a meno 183 gradi, l'azoto a meno 196, l'idrogeno a meno 253. Ma restava un gas che resisteva a tutto: l'elio, il gas più testardo dell'universo. Non voleva diventare liquido. Nel 1908, 10 luglio 1908, Kamerlingh Onnes, lo stesso che scoprirà la superconduttività, riuscì finalmente a liquefarlo. A 4,2 Kelvin, meno 269 gradi, aveva aperto la porta dell'ultimo piano dell'edificio del freddo. E quello che trovò dietro quella porta cambiò la tecnologia per sempre. Ora, perché dovresti preoccuparti di tutto questo? Perché il freddo estremo non è rimasto nei laboratori, è entrato negli ospedali. Ogni volta che qualcuno fa una risonanza magnetica, il cuore di quella macchina è un magnete superconduttore, raffreddato a 4 Kelvin con elio liquido. Quel magnete genera un campo magnetico 60.000 volte più potente di quello terrestre, e lo fa senza sprecare un solo watt di energia, perché la corrente nel superconduttore scorre senza resistenza. Senza la superconduttività, la risonanza magnetica non esisterebbe. Senza lo zero assoluto, non avremmo mai scoperto la superconduttività. Quel numero proibito, che sembrava solo un'astrazione matematica, ha salvato milioni di vite. Ma la superconduttività non si è fermata alla medicina. In Giappone, un treno a levitazione magnetica fluttua sopra i binari senza toccarli. Nessun contatto, nessun attrito, sospeso nel vuoto da magneti superconduttori raffreddati con elio liquido. Questo treno ha raggiunto i 603 km/h, più veloce di un aereo di linea al decollo, e lo fa in silenzio. Perché senza contatto non c'è rumore meccanico, galleggia, come un fantasma d'acciaio sopra una ferrovia invisibile. E tutto questo è possibile perché 120 anni fa un fisico olandese ha raffreddato del mercurio e ha notato che la resistenza scompariva. Milioni o miliardi. Ricordati questo numero. È il fattore di vantaggio che un computer quantistico potrebbe avere su un supercomputer classico per certi problemi. Ma un computer quantistico funziona solo se i suoi qubit, le unità di calcolo, sono protetti dal rumore termico, e l'unico modo per proteggerli è raffreddarli a 15 millikelvin, 15 millesimi di grado sopra lo zero assoluto, più freddo dello spazio profondo, più freddo di qualsiasi punto naturale dell'universo conosciuto. Dentro quei frigoriferi, i qubit sono atomi intrappolati in un silenzio termico quasi perfetto. E in quel silenzio possono fare qualcosa che nessun transistor classico potrà mai fare. Possono essere 0 e 1 contemporaneamente. Possono calcolare in parallelo su milioni di possibilità nello stesso istante. Ma c'è un dettaglio che abbiamo saltato. Un dettaglio che cambia tutto. Il 14 settembre 2015, 2 tubi lunghi, 4 chilometri ciascuno, persi nel nulla della Louisiana e dello stato di Washington, hanno captato un segnale, un tremore nello spazio-tempo. Un'onda gravitazionale generata dalla fusione di 2 buchi neri a 1 miliardo e 300 milioni di anni luce di distanza. Lo spostamento misurato era di 1 millesimo del diametro di un protone. Per misurare qualcosa di così piccolo servivano specchi perfettamente immobili.
e per renderli immobili serviva eliminare ogni vibrazione termica. Serviva il freddo. I rilevatori LIGO usano specchi e laser che operano a temperatura ambiente, sebbene futuri aggiornamenti prevedano il raffreddamento. Senza il freddo estremo non avremmo mai sentito l'universo tremare. Ed eccoci al dettaglio che cambia tutto. Lo zero assoluto non è solo il limite più freddo, è il destino dell'universo. Ogni stella che brucia sta convertendo energia utile in calore disperso. Ogni reazione chimica, ogni movimento, ogni pensiero nel tuo cervello produce calore che si disperde nello spazio. E quello spazio si sta espandendo. L'energia si diluisce. La temperatura media dell'universo scende. Lentamente, inesorabilmente, il cosmo si sta raffreddando. Tra miliardi di anni, le ultime stelle si spegneranno, i buchi neri evaporeranno e l'universo raggiungerà un equilibrio termico quasi perfetto, quasi zero, una distesa infinita di particelle sparse nel vuoto, troppo lontane per interagire, troppo fredde per muoversi. I fisici la chiamano morte termica, il silenzio definitivo. Ma ecco il paradosso. Il freddo distrugge la vita. Nessun organismo sopravvive allo zero assoluto. Eppure il freddo è anche ciò che ci permette di capire la vita. I microscopi elettronici criogenici, raffreddati a temperature vicine allo zero, hanno permesso di fotografare le proteine nel momento esatto in cui lavorano. Prima di questa tecnologia, per vedere una proteina dovevi cristallizzarla, congelarla in una posa innaturale, come fotografare un ballerino inchiodandolo al pavimento. La criomicroscopia elettronica, premiata con il Nobel nel 2017, congela le proteine così velocemente che restano nella loro posizione naturale, come una fotografia scattata in un miliardesimo di secondo. Il freddo ferma il tempo e fermando il tempo ci mostra come funziona la vita. E c'è un'ultima cosa, la più bella, quella radiazione cosmica di fondo di cui ti ho parlato prima, quei 2,7 Kelvin che riempiono l'universo, non sono uniformi. Ci sono variazioni, minuscole, dell'ordine di un 100 millesimo di grado, macchie leggermente più calde e leggermente più fredde. E quelle macchie sono la mappa dell'universo neonato. Sono le impronte digitali del Big Bang, le regioni leggermente più dense che, miliardi di anni dopo, sarebbero diventate galassie, ammassi, superammassi. Tutto ciò che esiste, ogni stella, ogni pianeta, ogni molecola del tuo corpo, era già scritto in quelle variazioni di temperatura. Il freddo cosmico non è vuoto, è un messaggio scritto 13 miliardi e 800 milioni di anni fa. E noi lo stiamo leggendo adesso. In questo momento, l'universo intorno a te si sta raffreddando. Ogni secondo che passa, lo spazio si espande e la temperatura scende di una frazione infinitesimale. Stai vivendo nell'epoca più calda che il cosmo conoscerà mai da qui in avanti. Ogni respiro che fai è un atto di ribellione contro l'equilibrio termico. Ogni battito del tuo cuore è calore che si oppone al freddo cosmico. Non durerà per sempre, ma dura adesso. L'universo si spegne, ma non si è ancora spento. Io sono Renderium e questo era lo zero assoluto, il numero che non puoi raggiungere, il confine che non puoi attraversare, il silenzio che non sarà mai completo.